Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo fantastico video. Allora, oggi andremo a vedere le impostazioni di gioco. Andiamo su schermo, qui potete regolare la luminosità o il contrasto. Controller, questa è la parte che ci interessa di più. Come potete vedere, potete configurare più tipi di controller. Andiamo su configura 1. Clicchiamo, qui potete vedere tutti i comandi per quanto riguarda sia l'attacco che la difesa. Questi sono i comandi preimpostati dal gioco, quindi di default. Comandi speciali che permettono di fare varie skills. Cambio cursore, quindi cambio cursore per cambiare il giocatore stesso. Controllo tocco palla. Protezione è importante per proteggere la palla dall'avversario. Filtrante, quindi diciamo il passaggio in profondità. Il tiro classico di PES 2021 e PES precedenti. Passaggio alto che si fa con un cerchio e passaggio lato sotterra con X. Ovviamente ragazzi, se volete schiacciare su un tasto e modificare il controllo, il comando, potete andare a modificare passaggio alto, tiro alto a vostro piacimento, come meglio desiderate. Potete anche modificare il movimento di gioco quindi che permette sia l'utilizzo del giocatore con le freccette, le classiche freccette che c'erano prima degli analogici, oppure gli analogici stessi. Allora, per quanto riguarda invece la difesa, come potete vedere R1 è un tasto disattivato. Abbiamo come per l'attacco il cambio di cursore che è fondamentale, sia per l'attacco che per la difesa. Lo scatto che come diversamente da PES 2021 e precedenti, lo scatto è graduale, quindi permette un controllo migliore dello scatto, quindi eh, schiacciando di più R2 si va più veloce rispetto al schiacciare di meno il tasto e questo ovviamente permette comporta diciamo un maggior dispendio della resistenza ai giocatori stessi. Difesa fisica, abbiamo la difesa fisica che è molto comoda per i contrasti ravvicinati, quindi quando l'avversario è vicino al nostro giocatore. Uscita del portiere con triangolo, la classica uscita che si è fatta sempre con PES per anticipare l'avversario in area di rigore. Oppure se hanno lanciato la palla lunga, voi uscite con quadrato, intercettate anticipate il giocatore. Testa a testa che serve in combinazione del tasto, questo qui che abbiamo già visto, difesa fisica. Quindi diciamo se voi siete leggermente più distanti dall'avversario, dal vostro avversario, selezionate L2 più quadrato che permette diciamo una difesa irruenta che quindi permette una fase difensiva migliore, più aggressiva. Abbiamo la classica scivolata a gamba tesa, ovviamente dopo rischiate di prendere ammunizioni o espulsioni, e il contrasto che si è sempre fatto su PES con Hits. Ovviamente anche i comandi della difesa sono modificabili come meglio volete, a vostro piacimento. Comunque non perdiamoci in chiacchiere e vediamo gli altri comandi di gioco. Audio. Impostazioni di gioco audio, colonna sonora, ovviamente potete andare a vedere tutte le colonne sonore del gioco. Perfetto, ora andiamo a vedere le impostazioni di gioco dettagliate. Allora, cambio cursore, potete impostare semi assistito, quindi nella fase difensiva va cambiato manualmente, quindi quando andate a selezionare i giocatori in difesa. Non assistito, il cambio di cursore sia in attacco che in difesa va fatto manualmente, quindi dovete selezionare il tasto L1 se avete ovviamente preimpostato quel tasto oppure un altro tasto a seconda della vostra impostazione nel gioco. E assistito che invece permette
che il cursore si sposta automaticamente. Allora, ragazzi, io ho fatto varie prove, devo dire che io ho giocato sempre in semi assistito, quindi il cursore nella fase offensiva si spostava automaticamente, ma in fase difensiva lo spostavo direttamente io sui PES precedenti. Mi sono trovato sempre bene. Non assistito l'ho trovato troppo complicato e non permetteva dei passaggi corretti ai giocatori della squadra stessa e altre varie problematiche. In questo eFootball 2022 devo dire che la miglior combinazione è assistito, quindi vi consiglio di impostare il cursore in modalità assistito. Poi qui ragazzi potete mettere indicatore prossimo giocatore, quindi compare sulla testa il nome del giocatore. Il cursore, se mostrare o no il cursore sopra il giocatore durante le partite. Livello passaggi manuali ce ne sono 4. Livello 1, quindi passaggio diciamo tiki-taka, quindi molto, molto veloci e precisi. Ovviamente passa la palla sempre ai compagni più vicini, quindi ehm, ci sono dei pro e contro come tutti i livelli. Io gioco a livello 2 perché ho provato il livello 3, ma i passaggi sì, vengono fatti bene quando sono distanti, ma quando sono ravvicinati vengono fatti troppo lunghi, troppo corti, non ci siamo proprio, è un livello diverso rispetto a PES 2021, quindi ho preferito il livello 2 dopo aver provato i vari livelli. Livello 4 invece diciamo l'assistenza automatica non è attiva, quindi il passaggio completamente manuale, quindi dovete dosare bene sia il passaggio corto che il passaggio lungo. Tipo di tiro, io utilizzo il tipo di tiro base o classico, quindi o manuale. Base sarebbe quello che schiacciate quadrato, tira in direzione, diciamo, può tirare a destra e a sinistra anche se date la direzione del tiro, oppure potete utilizzare il tiro a giro che è un tiro molto più preciso che fate con R1 tenendo premuto R1 più cerchi più quadrato, scusatemi, e manuale che invece è molto difficile da utilizzare. Io lo consiglio molto per giocatori esperti. Guida di direzione mostra gli indicatori per i controlli direzionali, quindi ragazzi io l'ho disattivato, erano quelle freccette con il cerchietto sotto al giocatore, molto scomodo, non mi è piaciuto. Guida bersaglio, quindi la freccetta che indica dove si muove il giocatore. Tipo di finta ho lasciato la finta quella classica, facile, che quindi a seconda della situazione di gioco viene fatta la finta per liberarsi dell'avversario. Oppure manuale ragazzi, sta a voi utilizzare varie skills per imparare nuove abilità e trick vari per disorientare l'avversario. Testi e telecronaca, quindi potete andare a impostare la lingua, la telecronaca è il testo della lingua stessa. La telecamera io vi consiglio di impostare una telecamera a grandangolo perché quella di default utilizzata dal gioco che era Duello non permette una visione migliore del campo, quindi vi consiglio o media distanza o grandangolo lontana a seconda dei vostri gusti, diciamo. Questo ovviamente lo potete impostare sia per il gioco offline che online, quindi quando giocate in modalità in rete o meno. Ragazzi, io vi ringrazio per la visione di questo video, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like, commentate e condividete.